Benvenuti sul canale dell'acquarello. Quali pennelli uso? Quelli basics, basilari. Guardiamolo insieme. Ecco i pennelli che uso principalmente. Li vedi così insieme. Adesso li guardiamo uno a uno e puoi farti gli screenshot. Vediamo prima quello con cui inizio a lavorare, che è questo, è della Da Vinci Cosmotop, vuol dire che è pelo sintetico. Questo è il numero 40, ok? Tu lo puoi usare, ci sono anche 20, 25, 30. Io ho il 40 perché così riesco a prendere tantissimo colore e questo pennello qui mi aiuta per fare la base del dipinto. Lo vedi in tutti i miei tutorial di acquarello che uso. Inizialmente questo perché ha una bella punta, te l'ho messo qua così sotto il foglio bianco. Adesso facciamo anche lo zoom 1, ecco, così lo vediamo meglio. Quindi punta fantastica, corpo voluminoso, numero 40. Poi come te la senti prendi il 20, 25, 30, quello che te la senti di più. Dopodiché per fare le cose più fini avevo scoperto questo pennello giapponese quando sono andata in Giappone. Namura Raffine, ha una bellissima punta. Questo lo uso per fare delle finiture, però come noi boomer, no? Le cose belle poi te le tieni lì di lato e non le usi perché non è tanto reperibile qui. Sì, qualcuno l'ha trovato, lo so, ma io attualmente ho solo questo. E quindi essendo così raro, lo uso raramente, mi sembra giusto, lo tengo lì buono buono, che non si sa mai, no? Come i mobili buoni di una volta. Quindi intanto me lo tengo lì e lo guardo, però in sua alternativa mi hanno regalato questo pennello della Princeton Acqua Elite. Adri, ti sei preparata bene perché qua c'è ancora il coso sopra. Comunque Acqua Elite, lo vedi? Princeton Long Round, quindi lungo e rotondo, misura 12. E anche qui presumo ci siano diverse misure. E come vedi ha una punta da urlo, fantastica. Quindi questo qui addirittura ha questa mega punta, un corpo bello voluminoso, quindi puoi prendere tanto pigmento e allo stesso tempo fare una linea molto molto sottile, quindi per elaborare i dettagli è fantastico. Questo è reperibile un po' dappertutto, penso. A me è stato regalato quando ho fatto un corso di acquarello a Milano, me l'ha regalato Mom Arte e dunque so che questo è reperibile, quindi lo uso. È giusto? È giusto. Poi sempre della Da Vinci. Da Vinci è una marca tedesca, ragazzi. Quindi anche qui fatti uno screenshot se vuoi. Questo è il numero 20. Da Vinci Cosmotop e ha questa forma che tutte le volte quando lo dico sbaglio il termine perché non è a lingua, no, è a spada? Non me lo ricordo. Comunque è questa forma e se dopo mi viene in mente lo scrivo, ma non credo perché il nome non è che mi interessa più di tanto. Mi interessa la sua versatilità, quindi lui mi fa dei segni molto ben articolati
e allo stesso momento anche il volume, è sempre sintetico. E qui facciamo quella famosa pennellata del reticolato, tipo una rete. E anche questo pennello c'è in più misure. Io adesso qui ti faccio vedere il 20. Ops, 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 ops. Poi di un'altra marca, ma della stessa fattura, c'è ad esempio che cos'è questo? Qui lo dicono 1,5, però ogni azienda fa la propria numerazione. Però vedi la differenza tra questi due? È quello che dico sempre. Va bene anche i pennelli più economici, ma guarda qua, questo alla punta, guarda questo qua. Vedi cosa fa? È bello anche questo, non è che dico di no, ma questo è migliore. Vedi, perché lui tiene la forma. Io la Da Vinci la conosco da anni. Questo l'ho presi così per occasione, perché ovviamente com'è che possono mancarmi dei pennelli? No, allora ho preso anche questo. Però tra i due preferisco la Da Vinci, ma la forma è quella. Dopodiché abbiamo finito, o no? No, non abbiamo finito, manca questo ovviamente. Questo si chiama liner, liner in italiano, scroller in tedesco, tanto usato che non c'è più la scritta. Comunque è il numero 1, è della Da Vinci, anche lui, questo non è sintetico, ma questo è pelo di bue, qui, i peli dell'orecchio di un bue o di una mucca, ok? Questo a cosa mi serve? Mi serve per fare il disegno con l'acquarello, mi serve per fare le famose linee atmosferiche che faccio e lo uso praticamente sempre, tanto lo uso che ne ho 2 o 3, questo è un altro e già qui vedi la differenza, questo qui è ancora un po' più cicciottello, anche se è magro già di natura perché è il numero 1. Questo qui che l'ho già usato da anni a Norum, vedi che è più spappolato? Però se lo bagni, adesso l'ho bagnato, vedi che è bello fine rispetto a questo, è sempre il numero 1, ok? Ma come sappiamo si perde il pelo ma non il vizio, ok? Quindi lui può ancora dipingere, poverino. E anche questo che è nuovo, diciamo, ha 1 anno, questo ne avrà 7-8. Io non lo butto, perché con questo posso fare delle linee ancora più sottili, cosa che a me piace come dicono qua a Brescia. Quindi sono questi i pennelli che uso maggiormente. Ecco la panoramica dei pennelli e la custodia. La custodia fatta a mano da una carissima amica che sa cucire, io non so cucire, e qui li porto in giro, no? Li metto qui dentro. Questo, se non erro, era un vecchio asciugamano, un tappetino, vero? Se lo guardi tu il video dimmelo se era un tappetino o un asciugamano, però bello resistente. E qui ci sono un po' tutti i pennelli, la panoramica che ho, no? Ci sono quelli da battaglia, tipo questo, sempre della Da Vinci, però non mi piace tanto usarlo, quindi è qui nella custodia. C'è la matita acquarellabile, c'è un altro pennello sempre della Da Vinci, però se non ve li ho fatti vedere in dettaglio vuol dire che non li uso spesso. Questo per le sfumature lo uso molto raramente. Comunque, eccoli qua, non sono tantissimi, poi di questi, che comunque non sono né tantissimi ma neanche pochi, uso quelli che hai visto in precedenza. Tu quali usi e quanti ne hai?